I tedeschi erano proprio alla casa dove abitavo io. E dice che è stato 6 mesi il fronte qui da noi. 6 mesi perché pioveva sempre. Qui c'erano i tedeschi. Invece su da Belvedere in su c'erano quegli altri. C'erano gli americani e gli inglesi. Allora potrei incominciare quando è cominciata la guerra. Io ero contadino e mio nonno ha tirato fuori le bestie per andare nel campo, ma ero in ritardo. Mentre ero sulla porta della stalla per uscire e andare a attaccare il carro per andare a prendere il pieno che l'avevamo messo a posto la sera per andare a caricare il carro la mattina, sono arrivati i primi aerei americani e hanno cominciato a bombardare il ponte del Cantone e noi eravamo vicino al ponte del Cantone. La prima bomba, sa dove ha preso? Nella strina del pieno che dovevamo andare a caricare. Se eravamo in orario, eravamo tutti nel campo, rimanevamo tutti là. Questo è l'inizio della mia guerra. E in quel momento là pioveva, c'era un fango dappertutto, freddo, poca salute avevamo anche proprio per l'umidità che c'era. A un certo momento, forza di arrivare delle granate, prima è crollata la casa, poi il soffitto, poi sono arrivati al solaio dove eravamo noi sotto. Quando si è aperto tutto il pavimento è venuto giù, mi ricordo ancora i tronchi e le pietre che venivano giù, sono cadute addosso, hanno fatto dei feriti, è morto un bambino. Parlare di linea gotica vuol dire affrontare un argomento, un tema che ancora lascia tuttora tracce non solo nella memoria ma anche sullo stesso territorio di questa nostra regione. Una linea difensiva costruita dai tedeschi a partire dal 1943, che parte dal Tirreno all'Adriatico, tutta la zona delle Apuane e poi il versante appenninico, modenese, bolognese, pistoiese, sino alle foci del Reno, del Senio. E non a caso proprio nelle zone dell'Alto Adriatico noi troviamo le postazioni difensive più impegnative che siano state mai costruite in Italia. Sapevamo che erano molte le trincee, ma siamo rimasti stupiti anche noi dalla quantità. Sono oltre 200 e si riesce a capire bene perché quella trincea o quella postazione di un fuciliere o di un mortaio era in quel luogo e che cosa controllava. Cosa avviene con la costruzione di queste linee difensive? Avviene che i tedeschi riescono comunque a bloccare l'avanzata e a garantire alla Germania, a garantire dei mesi per continuare la guerra, ma soprattutto permette loro di avere il controllo diretto della Valle Padana con tutto quello che significa in termini di rifornimenti per la Germania. Un altro brutto momento della mia vita, e mio nonno, andato a prendere il pieno, aveva minato tutto e saltato per aria con una mina. E avevano messo non delle mine anti-uomo, avevano messo delle mine anticarro che si va attaccato il filo da una parte e le avevano collegate tutte una all'altra. Saltato per aria con una mina anticarro a pezzi. Dal punto di vista prettamente militare, l'importanza della linea gotica in cosa consiste? Consiste soprattutto nella capacità da parte tedesca di utilizzare
l'orografia del territorio, la sua forma, le sue montagne come postazioni difensive, cioè trasformare un territorio in un baluardo difensivo. Da una parte il contrafforte pliocedico nella zona del Bolognese e la Vena del Gesso nella zona romagnola. Sono due baluardi naturali e che loro utilizzano come se fosse una continua batteria militare, all'interno della quale, sopra la quale organizzano una difesa capillare di centinaia e centinaia di postazioni. Ripeto, più di 200 trincee in un tratto nemmeno di 20 km di sviluppo, ecco, quindi veramente molte, tantissime. Pensiamo anche che tante sono andate perse perché l'attività estrattiva, le cave hanno distrutto specialmente nei punti più importanti sul Senio, sullo Sgarba, sul Santerno, hanno distrutto punti veramente di importanza strategica per il controllo del territorio. Siamo stati via 9 mesi da casa. Quando siamo arrivati a casa, la casa era rasa al suolo come fontana, come tutto il paese. Ne avevano fatti tanti di rifugi. E ho fatto così, ho fatto come un loop, facevo il giro dentro e tornavo poi a parte. Ma eravamo con la paglia là tutti sdraiati per terra, eravamo 25-30 persone, un casino, dico io se devo morire muoio a casa, non sono morto per questa volta. E dovevi sempre rimanere nascosto perché se andavi in su sparavano gli inglesi, se andavi da di sotto c'erano i tedeschi, eravamo rimasti lì in mezzo. Una volta superata la linea gotica, questo sbarramento difensivo, in poche settimane tutto il nord Italia cade. Quindi l'importanza di questa difesa a oltranza sulla linea gotica è proprio un segno un bisogno di vitalità, di sopravvivenza della stessa Germania. Vedevo quando sparavano le granate dove andavano a finire. Andavano a finire nel rifugio dove la notte dormivano a Borgo Rigola. Perché l'artiglieria non è che pensiate che spara solo un canone, sono centinaia e centinaia, le chiamano le batterie, che sparano tutto un susseguirsi di colpi. Cominciarono ad arrivare delle granate sopra il campo che era un disastro. Noi, dal rifugio di là, vedevamo tutta la riva fino al Monte Penso illuminata che sembrava giorno, perché le bombe quando scoppiano fanno un gran lampo, ed era un lampo continuo. Lì, il tempo del fronte, 2 famiglie vivevano lì nella grotta qui sotto in 2 e sono andate avanti fino alla liberazione, sono sempre state lì, hanno vissuto la vita lì. Cosa troviamo adesso, o meglio, cosa è rimasto adesso di tutta questa costruzione militare? Hanno resistito di più, chiaramente le postazioni sono maggiormente visibili, le postazioni scavate sulla venaria o nella Vena del Gesso, perché sulla Vena del Gesso per esempio vedi anche dei camminamenti abbastanza lunghi. Perché? Perché essendo state scavate nel gesso si sono mantenuti.
e il giorno i tedeschi giravano attorno alla casa della Breda dove avevano il comando vestiti da donna perché non volevano fossero riconosciuti. Sgangiavano ogni aereo 6 bombe su Tossignano. Tossignano cominciò ad andare in frantumi subito dall'inizio, però i tedeschi erano arroccati dentro quella roccia e stanarli era fatica. Dopo, col tempo, cominciò i bombardamenti con le bombe incendiarie. Le bombe incendiarie sono veramente terrorizzanti. Chi le vede scoppiare, tutto il paese veniva avvolto in una fiamma, gran fumo nero, però i tedeschi si vede che erano internati talmente bene, riuscivano ancora a salvarsi. Ci troviamo all'interno di una trincea tedesca. Come era costituita? I tedeschi non avevano, negli ultimi tempi di guerra, soprattutto materie prime, ferro, cemento, per poter costruire quella che è classicamente una difesa fissa, no? Ci sono le difese mobili e difese fisse. Questa era parte di una delle linee difensive tedesche fisse, stabilite in alcune aree, soprattutto utilizzando, proprio per la pochezza dei materiali a disposizione, utilizzavano quello che trovavano sul territorio. E queste difese servivano proprio a impedire all'esercito avversario dei tedeschi, ma liberatore per quel che ci riguarda, a noi, serviva a tenere sotto controllo i punti di passaggio obbligato per rallentare l'avanzata alleata. Come erano costituite e che tipo di tipologia di difesa c'era? Noi abbiamo queste buche che adesso sembrano delle buche banali. In realtà sul territorio esiste, è rimasta ancora traccia, in alcune postazioni qua se ne vede bene la struttura, era tutto un reticolo di camminamenti. Quindi noi abbiamo sulla parte più esterna della vena del gesso o di qualsiasi barriera naturale, abbiamo questo tipo di buche che servivano a cosa? Avevano due funzioni, una di osservatorio, servivano a osservare cosa succedeva in basso ed evitare quindi eventuali anche sortite notturne. Quindi da una parte sul fronte sud, diciamo sulla punta più esterna, più periferica della singola postazione o in questo caso della vena del gesso, venivano costruite queste buche che adesso noi le vediamo come dire, anche poco profonde. In realtà erano profonde da 1,5 metri a 2 metri, perché dovevano permettere il passaggio dei soldati, quindi una libera circolazione, no, all'interno di questo reticolo, per proteggersi anche dall'osservatorio o dagli osservatori nemici, cioè in questo caso sempre da parte americana o inglese, da parte alleata. E in più questo che voi vedete è un piccolo pezzo di camminamento. Dove portava? Portava sul retro, quindi in una zona esposta a nord, non visibile quindi dal nemico che era invece lì davanti. Venivano costruite, venivano aperte dei cunicoli sempre nella terra o in questo caso nella vena del gesso, venivano aperte delle grotte dove venivano depositate o i rifornimenti per le armi o i viveri oppure i luoghi stessi dove loro dormivano. Come potete immaginare, cioè una semplice buca, no? Ti permette di ricostruire un po' tutto l'ambiente di guerra di quegli anni.
lungo quest'area romagnola, quindi lungo la vena del Gesso, si concentrano le energie migliori, ma d'altra parte si concentrano anche da parte tedesca. I tedeschi schierano il meglio delle loro forze, soprattutto nel momento in cui si creano delle crepe nel sistema difensivo tedesco, e la crepa più grossa avviene con Monte Battaglia. Monte Battaglia ha rappresentato il rischio più grosso avuto da Kesselring, perché la possibilità di arrivare a settembre sulla Via Emilia avrebbe risolto la campagna d'Italia. In Italia viene combattuta una guerra che vede coinvolti paesi provenienti da tutto il mondo. In casa nostra ci sono stati, ma loro dicevano che erano cinesi, però non erano cinesi, erano mongoli, rappati fino tutti a zero, avevano un ciuffettino di capelli qui in mezzo alla testa, ciuffettino. Avevano fatto anche un campo lì che giocavano a pallacanestro. E il comando stava lì, e di lì tutte le sere partivano, mandavano all'attacco per attaccare il Gesso. Però mandavano gli indiani, mandavano i burka, mandavano avanti gli altri, loro si muovevano poco. Cosa rappresentano queste tracce, no, del passaggio del fronte nel nostro territorio, nel nostro paese, in Italia? Beh, sono una testimonianza straordinaria, materiale, fisica, no, di quello che è successo, e chiaramente e soprattutto nei confronti dei giovani, dei ragazzi, che bisogna operare perché questo patrimonio non vada disperso. Quanto è rimasto sul territorio del passaggio del fronte è fondamentale, perché c'è la necessità, come dire, di far vivere ai ragazzi, di far vedere che non tutto è virtuale, no? Che anche la guerra, che adesso magari si può vedere in tanti film o documentari, ma la visita sul territorio è fondamentale proprio per poter calare i ragazzi in quello che poteva essere l'ambiente, in quello che poteva essere le difficoltà e il modo con cui il sacrificio che ha comportato anche arrivare ad avere un paese democratico. Allora è arrivato l'America, quando sono arrivati loro, noi siamo tornati a casa, noi avevamo abbastanza bene, perché può dire, avevamo il grano, se ne avevamo di tutto. E da Palazzuolo mio nonno è venuto giù e ci ha fatto la pizza fritta. Pensi un po', dopo mesi E quando parlo della pizza fritta mi viene ancora la pelle d'oca adesso.